Bella raga, sono all'aeroporto di Venezia, manca pochissimo, stiamo per partire per gli Stati Uniti. Raga, cominciamo bene, piccola coda, 19 minuti di attesa. Sto cercando di trovare il gate, dovrei essere al gate 56 in teoria. Per quelli di voi che non lo sapessero, tra l'altro sto andando negli Stati Uniti per presentare a una conferenza della NASA, quindi presenteremo la nostra ricerca. Ne abbiamo già parlato anche in un video precedente, per chi di voi se lo fosse dimenticato non l'avesse visto ve lo lascio poi anche qua sopra. Però in breve la NASA fa ogni anno questa competizione in cui mette a disposizione dei temi di ricerca, ogni università può scegliersi il tema che preferisce, sviluppare una ricerca e alla fine c'è una gara fra le università. La mia università negli Stati Uniti, la Embry-Riddle, insieme al Politecnico di Milano in Italia, ha sviluppato questo concetto di ricerca e siamo stati selezionati come finalisti, quindi andremo a presentare alla NASA. E ovviamente vi farò vedere tutto, vi porterò con me durante tutta l'avventura, vi farò vedere ogni singola cosa, come funziona la conferenza, come si presenta alle conferenze, insomma un pochino di tutto. Quindi è ora di partire. Raga, sono qua all'aeroporto di Philadelphia, appena arrivato, sono distrutto dopo quasi 9 ore di volo. Adesso prendo un altro aereo, vado verso Orlando, poi da Orlando mi aspettano degli amici, prenderemo una macchina e ci sposteremo sempre in Florida a Cocoa Beach, nell'hotel dove si terrà la conferenza, dove si terrà insomma tutta la questione NASA e dove anche alloggeremo noi. Quindi il viaggio è ancora lungo, però dai, ci siamo quasi. La parte più impegnativa sicuramente è andata, il volo di 9 ore sicuramente tostissimo raga, veramente infinito, non finisce mai. Quindi adesso sono qua a Philadelphia e aspetto il prossimo volo. Ci siamo raga, arrivati a Orlando, finalmente. Recupero bagagli e poi devo trovare gli altri. Raga, questa è la situazione in macchina, siamo in 27. Sono stanco, ho fame. Stanco, fame. E poi c'è anche Pasquale. This is a demonstration of it. Bella raga, abbiamo fatto un bellissimo pomeriggio alla spiaggia. Come vedete dalla faccia sono completamente bruciato. Adesso, primissimo giorno della conferenza, andiamo di sotto a fare un po' di networking. E come vedete ho già anche il mio tesserino. Tac, la mia bag della NASA. E si vola. I believe this is yours. Just for the vlog, man. Just say something smart. We are the winners of this competition, and I hope we will do our best today. You can see the entire team. It's the first time everybody's here. Alright. 8 months. This fantastic sticker that we will spread all around the world. Hashtag Salvare. Hashtag Salvare. Hashtag Salvare. Yes. Okay, coming one. It's for you. Yeah. Guardate che team. Take large. See one of those? Yeah. Show us. It's on the boat. Whoa. Now that's a t-shirt. I knew nothing about it 9 months ago when the competition started. I just saw a post on the university's website and it was like, call for applications. And so I looked it up and I was like, oh, that sounds pretty awesome. The really big reason I joined was the theme. So the Mars is Your theme is why I submitted an application. And here we have a team lead. Say something smart to the camera. Falling asleep. I said smart. It is smart. Stay hydrated. Put sunblock on. Oh yeah. Especially you. Yeah. Yeah, you should have said that before. It seemed like a really cool project, and I thought it would give me some good experience getting to know other people, getting to know engineers and what it's like working up close with them, since that's what I want to do, is like managing engineers. So it seemed like a really cool opportunity. Probably the amount of opportunities that have come from it, just everything from
networking to being able to come here to this event, and like those aren't really things that I thought would come up just clicking a button and being like, yeah, I'm interested in trying this. Like getting to meet this many people and learning in depth the amount of information that I've learned. Yeah, it's amazing. I had 4 freshman engineering honor students that were interested in doing an extra challenge. So that's how it came about Rascal. We actually submitted a paper, we were one of the finalists, and we came here. So it was pretty cool to see 4 freshman engineering students competing with mostly big teams on their senior design. Ho deciso di unirmi a Rascal perché volevo fare qualcosa che mi desse una spinta verso più concreta verso lo spazio, quindi il fare parte di un progetto più grande di noi che però possa contribuire alla corsa dell'umanità allo spazio. Raga, ho rimediato anche questo da Singapore e ci sta. Eppure il caffè, non ci facciamo mancare niente. You say something smart to the camera yet? It does equal fish. Grande Nico, di qualcosa di intelligente? I want to kill myself. Mi è piaciuta? È meglio di quella di Santini I don't know. Has a different major than you. I'm literally that person. Has a different major than you? I'm an engineer at this entire Explain how bingo competition. works? I have no clue. Not like this. Everybody's supposed to have a different sheet. Ah, alright. Rascal Bingo. Speaks 2 or more languages. Here I am. Bella raga, ieri siamo collassati completamente dopo il viaggio, dopo tutto quanto, completamente distrutti. Stamattina ci siamo svegliati col fuso orario alle 6 di mattina e quindi giustamente siamo venuti in spiaggia a fare un giretto. Adesso direi che è ora della colazione. È bella addormentata? Qualcosa da dichiarare? In Italia sarebbero state le 12, quindi va bene. Ok, allora Potevo fare peggio. accettabile. Want to sing it note for note, don't worry. When you worry, you make it double, don't worry. Be happy. Quella! What up, man? Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Be happy now. So far, the most interesting thing overall has been meeting all the other teams. Meeting all the new people, definitely. I mean, like presenting, showing our work, being able to talk about what we have done is excellent, crazy, but like we've done it before. But meeting all these people, beginning to like interact and do this stuff. I mean, this is crazy. It's crazy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Ufficialmente visto un'italiana che mangia la pizza con l'ananas. Com'è Henry? Com'è? One more, come on, Rick. Spacca? Better than I thought. Ok. Worse than I want. Si vola. I want to be honest. Don't worry, be happy. Bella raga, giorno della presentazione. Logo della missione, spillina. E siamo pronti. Me la sto facendo sotto raga. Super agitato. Speriamo vada tutto bene.
team lead. And cut. And cut. The love you throw around, I could never hold you down. One of us will have to take a bow. Feeling you so close to me, we drive around. Everlasting love, so much to go around. You got me so high, I can't come down. My favorite time during this experience is really just the engagement on behalf of our team. Honestly, we didn't know what we were doing. We didn't have, per se, the leadership that other schools had or mentorship other schools may have had. But in reality, it was just a group of kids or a group of students, and at the end of the day, that were able to go ahead and present something to NASA themselves. So we were not ready to go ahead and talk to NASA themselves. It was the first time UCF was able to go ahead and compete at this level. So that itself was impressive on our end. And I think that was the most important and engaging and best part at this time for UCF and myself as well for our team. Bella raga, allora abbiamo visto un po' di presentazioni. Devo dire la verità, secondo me siamo forti, secondo me abbiamo un'ottima presentazione anche viste le altre. Comunque c'è da dire che sono tutti dei team super mega preparati e quindi sarà molto difficile. Sarà una bella sfida, una bella competizione, andare a vincere, che è quello che vogliamo fare noi vogliamo vincere, però ce la metteremo tutta. Adesso è finita la giornata, cioè è finita diciamo la parte delle presentazioni, ci sarà una piccola parte di recruitment, quindi dove le aziende vengono, parlano con noi, parlano con i partecipanti per cercare qualche giovane talento da assumere. Nel frattempo andremo anche a fare un paio di prove della nostra presentazione che sarà domattina. Recruiting NASA. We have won the last 3 years in a row. We always feel proud and surprised, and you know, it's an excitement that I don't think I can describe. You know, it's like you feel completeness, you feel happiness, and also calmness. You know, we are working non-stop during 10 months, and it all concludes in one single day. Welcome. Hello. Ciao. Dai che spacchiamo tutto. Open. Dai Ale, facci un ciao. Vai via dal mio consiglio. We're going to kick it off with water extraction and propellant production with Vittorio. Take it away, Vittorio. Thank you, Nikki, for your introduction. So we're going to start and dive into this right away. Here's our superstar, the extraction rover, also called Nero, which, by the way, in Greek, it means water. So perfect name for it. Here you can see some of its main features. And we started this design from an existing one, which is the Honeybee Red Water, and we adapted it to our design. Nero will be responsible for drilling into the Martian surface, melt and extract the water, and transport it to the processing plant. Speaking of drilling to Mars, this is not as simple as one might think. This is related to the fact that the weight on beat is very low when you drill on celestial bodies with a lower gravity than Earth. So that's why we chose a wireline drilling mechanism to drill on Mars instead of a conventional one. It's faster, more efficient, and less risky. Here, finally, we have our transportation method, the pipeline. This is a flexible pipeline, and it can be retracted and permits us to move around Mars and relocate, so go to multiple locations when our water pockets
run out of water. Thank you so much, team, from Embry-Riddle Aeronautical University and Politecnico di Milano. Bella raga, considerazioni a caldo sulla conferenza, o meglio sulla presentazione. Secondo me siamo andati veramente bene, cioè siamo andati da Dio. E altre squadre, altre università hanno fatto un ottimo lavoro. Qui ci sono solo delle persone che hanno lavorato veramente bene, che si sono meritate il posto ovviamente alla finale di questa competizione. Però devo dire la verità, adesso manca ancora un po' alla valutazione finale, quindi non voglio gufarla, non voglio mettere le mani avanti, però secondo me abbiamo veramente grosse possibilità di vincere, perché abbiamo fatto un lavoro bello e completo, siamo stati super dettagliati, abbiamo pensato a tantissimi aspetti, abbiamo risposto anche esaurientemente a tutte le domande che ci hanno fatto i giudici e quindi, non lo so, sono molto felice. Tra l'altro domani andremo anche al Kennedy Space Center a fare un giro, anche lì farò dei filmati della Madonna, ma lo vedrete più tardi in questo video. Comunque sono davvero emozionato, cioè questa esperienza qua, tutta questa esperienza che stiamo facendo è super figa. Penso veramente che sia importante anche farvela vedere, come ve la sto facendo vedere in questo video, perché se ne parla pochissimo ovviamente, soprattutto nelle università italiane, nessuno conosce questo tipo di competizione ed è un ambiente bellissimo, perché ho parlato con persone di tutte le nazionalità, di università diverse, background diversi, percorsi di studio diversi, e poi ovviamente ci sono stati tutti i percorsi anche di recruitment, quindi abbiamo parlato con le aziende, abbiamo parlato con i rappresentanti della NASA, insomma è veramente un'esperienza che a me personalmente ha dato tantissimo, ho conosciuto un sacco di persone, anche a livello professionale è stata super utile. Speriamo ovviamente di vincere, ma se anche così non fosse tornerò a casa sicuramente con una roba molto bella, una badilata di emozioni addosso, ed è veramente difficile stare calmi e cercare di non emozionarsi troppo. Insomma, stasera abbiamo il torneo di beach volley fra tutte le università, anche quello sarà mega divertente, ci divertiremo un casino. Poi domattina abbiamo le presentazioni delle ultime squadre e alla sera verrà annunciato il vincitore della competizione. Ma prima di questo è l'ora di divertirsi. Pronti per la guerra? Non ancora, ci siamo quasi, Ecco come ci si prepara seriamente alle partite di pallavolo, al volleyball tournament. Abbiamo bisogno di scaldamento. Metano liquido e ossigeno liquido. Esatto, qual è cosa? Quello è metano liquido. Metano liquido, ossigeno liquido? Dovrei saperlo. Dov'è l'input? L'input di cosa? Del metano liquido. Esatto, che fuel ratio hai? Io ho 28. 1-1. But no, it was really fun, especially the one that I got to participate in, and I really like that they do that they add the like fun element, so it's not just here to compete for like science stuff, like just people having fun, getting involved with the face paint and all that, and just, I don't know, it makes everything a lot more mellow. I'm normally a pretty competitive person, but this isn't a place to be that. No, I do not play. I suck at volleyball. Everybody say hi!
The biggest thing is making sure that I tell my students that this is an opportunity to go and network. Okay, the amount of people that you interact with is amazing. The quality of the students, you know, their goal is the same goal as my students, which is to get better. But after like the presentation, it's been really cool to kind of like chill out and take the experience a little bit more in and hear more from the other teams. SLS in the back. Che figata, cazzo. Che figata. Woo! Bella raga, oggi abbiamo fatto un giro al Kennedy Space Center, è stato una figata pazzesca. Come avete visto, abbiamo visto l'SLS, è stato veramente una roba incredibile, cioè l'emozione di vedere dal vivo qualcosa di così imponente e di vedere l'esplorazione spaziale un pochino anche dal vivo, di toccarla con mano, è stato incredibile. Non ci sono veramente altre parole per definire quello che abbiamo vissuto oggi. Un'altra giornata super impegnativa sicuramente, perché siamo distrutti, cioè io personalmente sono veramente stanco, però allo stesso tempo abbiamo fatto delle cose che sicuramente, non dico che non ci ricapiteranno più nella vita, ma poco ci manca. Adesso siamo tornati, abbiamo cenato e c'è la premiazione. Pochi minuti ci sarà la premiazione finale, scopriremo chi ha vinto cosa, scopriremo se abbiamo vinto questa competizione e comincia a sentirsi anche un pochino di ansietta. Però vabbè, adesso vado che c'è una presentazione, non è il caso che ve la perda. Don't let anything bad that's happened to you in the past few days get to you. And my personal opinion is I really have no regrets whatsoever. And I don't think we did anything even remotely wrong. I don't think I would be sad. It's okay if we lose. I'm okay. I'm happy, no matter what. The winners for the Memorial Dave Aiken Fastinisho Award, Fascist, the Fascist Award. I know it's the team with the Italians, but come on up! Woo! There we go! They did their research. All right. Prototype. And then our team ended up winning the best dress, so it was pretty cool to see how the shirt came along with the slack, and you know, so. So, same deal, we discussed it, and the bottom line is we went with the math. So the team with 0.4 more than the other one was West Virginia University. I'm so proud of my team. I can't do it alone. I'd probably scream again. I don't know, I probably wouldn't believe it. So this was of course a bigger category. We had a lot more teams. There were 4 right up there in the top, razor thin margins between. So again, lots of discussions and stuff. But since we're older and grew up in the watching TV in the 90s, we went with MIT because of the Simpsons theme. Come on up here.
So at first was it was like the first moment you don't really believe it. It's like, wait, did they just say our team's name? And I think that was a big surprise there. And after a while, you really appreciate it. Oh my God, this is real. Chasing shadows on my own, with your picture on my phone. What is left to say when all we say is all? La nostra presentazione, di certo, è la cosa che mi è piaciuta di più, perché sia la preparazione dietro la presentazione. I guess right now, you doing this, and then all the teams getting together to bring out their models and stuff like that, and us organizing it on our own, I feel like that was a notable thing, and the fact that everyone took the time to share what they did with the other teams that didn't get to see it. Friendly for everyone, and very including everyone, and making sure that we're all going to the events and that we're having fun, and it's, while we are representing our schools, it's not too formal. I might say something very cliche, but just the people. Like, it was amazing. Like, so much fun having talking to other people. Everyone is so nice. Like, we're all here to just share what we love doing and meet other people that are doing the same thing. It was just so good. I mean, so our prototype broke just before the poster session, and actually someone from your team helped us fix it. That was Cody, right? I'm not like an emotional person, but I mean, this is about as much as you would get right here, you know. Conferenza finita, è ora di andare verso l'aeroporto. Si va a casa. È triste lasciare un po' tutti. Considerazioni le faccio all'aeroporto appena arrivo. Ma non si parla, c'è un casino incredibile. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? And where down we go, go, go. Oh, way down we go, 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 go. So way down we go, 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 way down. Aeroporto di Londra, carichissimi, o meglio, si torna in Italia, quindi un po' tristi, però bella esperienza. Chi è quello che decide di venire a Londra a fare un giro quando c'è uno sciopero? Eccolo qua. And where down we go, go, go. Bene raga, siamo qua all'aeroporto di Londra, sono distrutto, un viaggio durato veramente una vita, poi sono stato 9 ore in questo aeroporto praticamente per una questione di scalo, un casino totale, quindi sono veramente distrutto. Sono stati 5 giorni strapesanti, cioè se ci penso abbiamo veramente lavorato un mucchio. Poi in quell'ambiente, così, in quel modo, la fatica non la senti, però cominci poi ad accusarla quando finisce il tutto e adesso si sente un pochino, devo dire la verità, però è stato veramente, veramente stupendo, cioè un'esperienza incredibile, senza precedenti. Penso che poche persone possano dire di aver fatto un'esperienza del genere, soprattutto in Italia, quindi sono strafelice che gli italiani, che insomma i ragazzi del Politecnico, io stesso abbiano potuto fare questo tipo di esperienza, perché ci si porta a casa di tutto, connessioni, amicizie nuove, anche spunti dal punto di vista proprio delle materie in sé, quindi veramente un'esperienza a tutto tondo, ma quasi magica, quasi magica. E quindi niente raga, adesso c'è un po' di nostalgia, perché naturalmente insomma l'ambiente era molto bello, però chiaramente poi bisogna tornare anche alla realtà. Quindi niente, adesso sono qua, mi godrò il mio goccetto di vino e poi si torna in Italia e continueremo a lavorare, continueremo a parlare di spazio, torneremo a fare tutte le nostre cose. Infatti ci sono anche un sacco di novità in arrivo, quindi state sul canale. Way down we go, 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 go.
Bene raga, eccoci qua, siamo giunti alle considerazioni finali di questo piccolo vlog, di questo piccolo video e di questa esperienza incredibile. Cercherò di essere il più completo possibile, cercherò di dire tutto quello che ho provato, tutto quello che ho pensato in questi giorni, anche se sicuramente sarà difficile. Vi sto parlando proprio flusso di coscienza, quindi potrei anche dimenticarmi qualcosa, ma vorrei provare a dire tutto quanto. Innanzitutto voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questa competizione insieme a me, tutti gli organizzatori, Victoria che è stata dietro alla gestione di tutto quanto ed è stata meravigliosa, tutti gli altri team che hanno partecipato, che sono pieni di persone meravigliose, di ingegneri fantastici e non solo, e che sicuramente hanno contribuito un sacco alla buona riuscita di questa esperienza, di questa piccola gita in Florida. Dal punto di vista prettamente ingegneristico è stato bellissimo vedere come team diversi con lo stesso obiettivo sono arrivati alla soluzione finale seguendo delle strade completamente differenti, magari con qualche intersezione, magari con qualche caratteristica in comune, ma bene o male tutti hanno sviluppato qualcosa di unico secondo il loro pensiero, secondo un pensiero diverso. Questo è stato veramente incredibile da vedere, senza contare il fatto che un'opportunità del genere, quindi presentare una ricerca, un concetto di missione davanti a delle persone di questo calibro in un evento di questo tipo, è una cosa che capita veramente una volta nella vita, forse poco più. È anche difficile dire cosa ci si porta a casa da questa esperienza. Noi col nostro team, ma ovviamente penso anche tutte le altre università, abbiamo lavorato per 9 mesi su questo progetto e questi 9 mesi sono stati molto intensi, molto impegnativi. 30 persone diverse, 30 personalità diverse, con background diversi, preparazione più o meno avanti a livello universitario. Quindi è stato veramente anche una sfida, ok? Mettere d'accordo tutte queste persone e riuscire a farle lavorare insieme. Alla fine della corsa penso che da un punto di vista tecnico ci si porti dietro tantissimo. Come si svolge un concetto di missione, come si prepara una ricerca, come si scrive, come si organizza il lavoro, come si gestisce un lavoro con una mole di lavoro così grande che coinvolge così tante persone. Questo è sicuramente un punto fondamentale. Io penso che la cosa migliore, la cosa che mi porto a casa io perlomeno, ma da quanto ho capito dalle altre persone è lo stesso per molti, sia il rapporto umano con le persone. Abbiamo conosciuto delle persone incredibili, ma la cosa che mi ha colpito di più è stata la non competitività che c'era all'interno di questa gara. C'era la gara, c'era la competizione, ci sono stati dei vincitori, ma fuori dalle presentazioni, fuori dalle parti tecniche, eravamo solamente un gruppo di studenti che era lì per divertirsi, che ha fatto quello che gli piace fare, che ha condiviso dei momenti di passione insieme, la passione per lo spazio, per l'esplorazione umana dello spazio, e che alla fine della corsa fondamentalmente ha un unico obiettivo, quello di promuovere e migliorare l'esplorazione dell'uomo, dell'umanità nello spazio. Nel nostro caso specifico abbiamo creato un'architettura che è in grado su Marte di estrarre dal terreno dell'acqua e assorbire anidride carbonica dall'atmosfera e tramite alcuni processi chimici trasformare questi componenti in propellente, quindi in carburante per i nostri razzi. Perché è utile questa cosa? Perché ovviamente ci permette di andare su Marte e di avere le risorse in loco per poter tornare indietro, quindi non dovremo portarci tutto il carburante dalla Terra. Ovviamente questo è un primo passo, ovviamente la NASA crea questi concetti di missione visionari per gli studenti da sviluppare proprio perché è un modo stimolante per dare un contributo anche da studente alla NASA, ma non solo, a tutta l'esplorazione spaziale, a tutto il concetto di umanità nello spazio. E se la vediamo sotto questo punto di vista, raga, cioè veramente diventa difficile essere competitivi in maniera distruttiva. Io penso veramente di non aver mai visto, senza scherzare, senza voler esagerare, una competizione così sana come in questa esperienza. Possiamo avere tutte le lauree che vogliamo, possiamo aver fatto la qualunque, ma se non abbiamo delle persone così che salgono con noi, che ci portano insieme a loro e che noi portiamo insieme a noi nel nostro percorso, penso che sia veramente difficile realizzare qualcosa di straordinario. E ci sono volute proprio queste persone per organizzare questo evento,
per creare le ricerche e i concetti di missione che hanno fatto parte dell'evento e per rendere infine l'evento quello che è stato e renderlo meraviglioso, unico, sensazionale possiamo anche dire e indimenticabile, forse questa è la parola chiave. Per questo ancora una volta voglio ringraziare tutte le persone che hanno partecipato insieme a me, che si sono rivelate delle persone incredibili e che ho finalmente incontrato di persona dopo mesi di lavoro telematico via Zoom, meeting e cavoli vari, oltre a loro gli altri studenti dalle diverse università. Ancora una volta Victoria, ancora una volta i giudici, veramente potrei stare ore a ringraziare tutte queste persone e a parlarne, però mi fermerò qua, spero di aver reso l'idea, spero di essere riuscito a trasmettervi quello che è stato per me l'esperienza e spero attraverso questo piccolo video, non so quanto piccolo sarà alla fine, di essere stato in grado di trasmettervi l'emozione che c'è stata a livello umano, ma soprattutto anche come funziona a livello tecnico, insomma a livello organizzativo, un evento di questo tipo, che è qualcosa che in Italia non conosciamo così bene e che spero di riuscire a portarvi ancora e spero di riuscire a diffondere sempre di più. Spero insomma con il mio racconto, nel mio modo, a modo mio, di essere riuscito a portarvi un pochino tra le stelle. Quindi vi saluto, vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Qua è Victor, passo e chiudo.